Buongiorno Italia, eccoci una settimana dopo il mio arrivo in Australia, qui a Brisbane. Adesso vi racconto cosa mi è successo negli ultimi 7 giorni. Eravamo rimasti a domenica scorsa quando sono tornato a casa senza bici e senza soldi perché non potevo prelevare. Non sono stato in grado di comprare la bici perché non sono riuscito a prelevare. In realtà potevo prelevare utilizzando l'app della banca. Il problema è che non potevo ricevere gli SMS in quanto la mia SIM ha deciso di non funzionare. Quando sono atterrato ho acceso il telefono e praticamente non prendeva la rete, non prendeva nessun segnale e quindi sono rimasto senza telefono in tutti questi giorni. Poi vi racconto come ho risolto. Allora, lunedì vado in banca, mi metto in fila e mi accoglie la signorina lì all'ingresso. Qui in Australia sono molto gentili, hanno uno standard anglosassone, si può dire, sono tutto molto gentili, sorridenti. Però non capisci se lo sono naturalmente o se lo fanno proprio professionalmente, perché è uno standard di gentilezza che devono avere rispetto ai clienti. A questa signorina spiego il problema e lei mi dice di accomodarmi, che fra 5 minuti mi chiameranno. Dopo un po' mi chiama un'altra signorina, mi rinnova quindi il bancomat e mi dice che sarà pronto fra una settimana e che potrò ritirarlo alle poste, basta che presenti il passaporto e loro me lo daranno. Chiacchierando così mi chiede anche da dove vengo, da quanto sono in Australia, che lavoro faccio, quanti soldi ho in banca e mi dice non è che hai pensato ad investirli in qualche maniera eccetera. Praticamente questo mi ha dato un appuntamento giovedì prossimo alle 9 di mattina e mi ha detto sì guarda, vieni che poi io ti spiego tutte le opzioni, andiamo nel bunker sotterraneo dove c'è la privacy, stiamo tranquilli, ti offriamo anche il caffè. Vabbè, vediamo come andrà. Allora, cosa è successo con questa bicicletta? Dopo essere andato in banca sono andato alla Telstra, che praticamente sarebbe l'equivalente della Telecom qui in Australia. Gestisce la mia SIM card. Io ho una SIM card dell'Aldi, il supermercato, che si appoggia su questa rete. Loro mi dicono che non possono aiutarmi perché loro non sono Aldi e quindi si sono svincolati. Quindi proseguo e mi faccio i miei soliti 23 km per andare al negozio di biciclette. I 47 km di ieri, del giorno precedente, si sono fatti un po' sentire. Ho corricchiato 10 km e poi praticamente mi sono sciolto. Oggi sto sudando pochissimo come siete voglia. Tra 2 km dovrebbe esserci una fontanella, quindi dovrei sopravvivere. Ho avuto una leggera crisi di sete e di fame. Per fortuna qui è pieno di fontanelle e quindi ho bevuto, mi sono reidratato e sono andato al supermercato a prendermi un bel pacco di wafer che ho divorato istantaneamente. Poi arrivo in negozio, il tipo mi riconosce subito, mi dice finalmente sei arrivato, pago finalmente la bici. Mi hanno dato pure il manuale, posso andare a gennaio a fare una revisione gratuita al negozio in centro qui a Brisbane. Bene? Finalmente la mia nuova bicicletta, adesso vado a casa e ho le gambe un po' indolenzite. La bicicletta è quella che volevo, quella che costava meno, $254 in offerta, che sono equivalenti a meno di 160 euro. È una mezza cinesata, però è montata bene. Martedì l'unica cosa che volevo fare era risolvere il problema di questa benedetta SIM card. Facendo un po' di ricerca su Google mi sono accorto che il mio telefono da 50 euro italiano è un Wiko Lenny 3, ha solo il 3G e qui la Telstra funziona solo con il 4G. Ho dovuto comprare un nuovo telefono da 50 euro, supporta solo il 3G. Qui in Australia la mia scheda telefonica funziona col 4G e quindi ho dovuto sostituirlo. Stamattina sono andato in un negozio di elettronica, Harvey Norman, a comprare il telefono nuovo, ovviamente quello che costa meno ma che ha il 4G, e quindi sono passato da questo telefono a questa opera d'arte, un Nokia 220 che mi riporta indietro a quando avevo il 3310, ma questo è il 4G
e quindi funziona benissimo, posso ricevere messaggi e telefonate. Parliamo di affitto e di dove dormire. Questa prima settimana ho dormito in ostello, che mi sono prenotato dall'Italia, e sto guardando un po' i prezzi su Gumtree, che è il sito principale dove ci sono gli annunci di lavoro, di affitto, automobili, di tutto. Se uno vuole fare il barbone come me, spendere anche $100, può trovare una stanza in condivisione in un appartamento con altre persone sui $100. Gli affitti poi vanno su fino ai 400 che pagava il mio compagno di letto, cioè quello che dorme sotto il mio letto a Castellino Ostello. Lui pagava 400, vuole trovare qualcosa sui 200. Sono andato in reception, ho chiesto quanto costa restare qui un'altra settimana, e mi hanno detto che costa 17 se resto per una settimana intera. Quindi io ho detto vabbè, facciamo 17, sono $119, che è poco. C'erano un paio di ragazze che stavano parlando con il ragazzo dell'ostello e che gli stava spiegando il lavoro che dovevano fare. Poi ho chiesto a sto tipo se loro trovassero lavoro per le persone che alloggiano, e ha detto di sì, basta che mi iscriva alla job list dell'ostello e loro ti chiamano quando hanno bisogno di day job, ossia dei lavori che ti pagano al momento e che durano al massimo una giornata, roba da backpackers. Poi il tipo dell'ostello mi fa: guarda che se non vuoi pagare l'affitto, basta che aiuti qui in ostello a fare un po' di lavori. Basta che fai le pulizie, massimo un paio d'ore a settimana, e quindi ti danno l'alloggio gratis. Ho deciso che voglio trovare un lavoro in ambito informatico per ritornare a fare il programmatore. Qual è il problema? Io ho fatto il programmatore per circa 6 anni, solo che l'ultima volta nel 2014, adesso siamo 5 anni dopo. Magari qualche compagnia mi fa anche fare il colloquio di lavoro, se dopo però devo fare la prova tecnica, mi sa che sarà dura che passi. Quindi nelle prossime 2 settimane ho deciso che investirò un po' di tempo per rimettermi in carreggiata, in modo tale che quando farò il colloquio sarò preparato. Tanto se faccio un paio di ore di pulizie al giorno ho l'alloggio gratis, quindi le uniche spese che devo sostenere sono il cibo, quello spendo poco e quindi sono a posto. Ho deciso di fare lo sviluppatore .NET. Qui in Australia avevo molto .NET, pagano molto bene e di annunci di lavoro ce ne sono un sacco. Come si vive a Brisbane? Una figata. Qui è pieno di ciclabili, tutto ciclabile, pedonale, ci sono persone che fanno sport ogni giorno, e per me a cui piace correre e andare in bicicletta è praticamente un paradiso. E rispetto a Perth, dove ho vissuto, il paesaggio mi sembra un po' più vario. Se vogliamo proprio, la gente non è che sorrida così tanto. Forse sono a Perth che sono molto più sorridenti, ma qui si fanno un po' i cavoli loro. Per il resto va tutto alla grandissima. Se vi è piaciuto il video cliccate su mi piace. Per qualsiasi domanda o curiosità sulla vita qua in Australia lasciate pure un commento. Se non vi siete ancora iscritti cliccate sul bottone iscriviti e poi sulla campanella, così riceverete ogni volta che carico un video una notifica. Ci vediamo al prossimo aggiornamento, ciao!